In questo video, con l'occasione di raccontarti perché ho cambiato mouse, voglio condividere con te una riflessione che ho fatto proprio durante questo cambiamento e sono sicuro che può interessarti. Come ti raccontavo nell'introduzione di questo video, ho cambiato mouse. Ho avuto questo mouse della Logitech. Questo video non è sponsorizzato dalla Logitech, anche se ti farò vedere due mouse della Logitech. Allora, questo mouse l'ho comprato nel 2016. 2016, quindi sono passati veramente tanti anni. Siamo nel 2023, quindi sono 7 anni, ok? 7 anni che ho usato, perché non lo uso più, ho usato questo mouse della Logitech. Un mouse ovviamente grigio e giallo, io adoro grigio e giallo. Tra l'altro ho comprato anche una tastiera grigia e gialla, sempre nel 2016, che continuo ad usare. E questo mouse mi ha accompagnato in vari traslochi, è stato il mouse con il quale ho iniziato a lavorare sui primi file audio dei miei podcast, è stato il mouse col quale fino a qualche tempo fa, fino all'ultimo video che hai visto, l'ho usato appunto per montare i video. Poi a un certo punto, dopo 7 anni di onorata carriera, non è rotto, funziona ancora perfettamente, ho deciso di comprare un altro mouse e non ho avuto dubbi sulla scelta, perché tutti, ma proprio tutti, i content creator, soprattutto esteri, ma non solo, utilizzano un mouse che è questo. Sempre della Logitech, ma è un altro mouse. Io ovviamente ti metto tutti i link in descrizione, se vuoi. Ti ripeto, non è un video sponsorizzato, laddove mi vengono inviati i prodotti io lo dico sempre per onestà. Quindi in questo caso, quando non lo dico, è perché li ho comprati con i miei soldi. Ok, questo mouse è tutta un'altra storia. Al di là della dimensione, ok, che puoi vedere, e della ergonomia che puoi vedere, perché sono completamente diversi, ok? Questo mouse mi ha fatto ragionare. Allora, innanzitutto ti dico perché ho scelto questo mouse. Non perché è quello più utilizzato da tutti i content creator sul pianeta. Sembra quasi che nel momento in cui ti freggi della dicitura content creator ti arriva a casa un kit della Logitech con mouse, tastiere, cioè magari, Logitech, io sono disponibilissimo. Allora, è un messaggio per il signor Logitech. Allora, a parte gli scherzi, perché ho comprato questo mouse? Ho comprato questo mouse perché ha un'infinità di pulsanti configurabili, ma soprattutto perché lavorando tanto nel montaggio dei video, ma anche ovviamente in quelli audio, avevo bisogno di questa funzionalità qui. Questa qui che vedi, che cos'è? È lo scroll orizzontale. Quindi mentre tutti i mouse hanno la rotellina per lo scroll verticale, a me serviva un mouse che avesse lo scroll orizzontale, perché spesso le timeline dei video sono lunghissime e nonostante io ho un monitor 32 pollici curvo, comprato anche questo poco tempo fa, magari poi un giorno quando riuscirò a fare un video del mio studio, visto che cambio in continuazione cose e non riesco mai a farlo, ma quando riuscirò a farlo ti farò vedere. Quindi ho un monitor curvo 32 pollici, bellissimo, 4K tra l'altro, un monitor stupendo, e quindi ho una timeline enorme, vedo tutti i file enormi, ma nonostante questo i video sono molto lunghi, quindi devo spostarmi. E con questo mouse, nonostante io avessi impostato delle funzionalità sulla tastiera, diventava un po' complesso, mi faceva perdere tempo. Con questo qui, invece, è molto più veloce. E lo stesso principio vale anche per i file audio, i podcast. Quando faccio delle chiacchierate con ospiti sul podcast che ho per conto del mio editore, i file sono lunghi anche un'ora. O in altre produzioni che sto facendo per conto di clienti, ho delle timeline molto lunghe, per cui muoversi in orizzontale è sicuramente una scelta vantaggiosa. Quindi l'ho comprato soprattutto per questo. Poi il fatto che possa connettersi a 3 dispositivi, il fatto che tutti i tasti siano personalizzabili, questo è un altro discorso. Diciamo sì, mi interessa, ma fino a un certo punto. Ho configurato questo come copia e questo come incolla, questo come strumento per tagliare, insomma, puoi fare quello che ti pare, è incredibile, puoi farci di tutto. Da qui la riflessione. Come ti ho raccontato prima, questo qui l'ho comprato nel 2016. Questo qui l'ho comprato nel 2023. Adesso. Mi è arrivato qualche giorno fa, rispetto a quando stai guardando questo video. Questo mouse però è uscito un po' di tempo fa. Sì, questa è la versione, se ti interessa, ho qui la scatola, questa è la versione 3S,
c'è anche la versione 2S, c'è ancora un'altra versione prima, eccetera, eccetera. Quindi questi mouse, e tra l'altro la differenza tra la 3S e la 2S è veramente minima. Scusa. Ho scelto questa perché ha la porta USB-C, ok? Che come sappiamo ormai è lo standard, quindi ho preferito spendere qualcosina in più per prendere questo mouse. Mouse che comunque è costato intorno agli 80 euro, ma sarò più preciso nella descrizione, ti metto il link. Qual è la riflessione? Dunque, arriviamo alla riflessione. La riflessione è che io ho iniziato con questo mouse dal 2016 e dopo 7 anni non è che si è rotto. Ok, funziona ancora perfettamente, ma le mie esigenze sono cambiate. E ti dirò anche la verità. Oltre alla necessità di avere lo scroll orizzontale, iniziavo anche a sentire un po' di fastidio alla mano. Quindi evidentemente qui mi stava iniziando a dare un po' fastidio. Questo mouse, essendo molto più alto, vedi, abbracciando molto meglio la mano rispetto a questo, c'è una differenza abissale, spero che tu riesca a vederla, ok? Quindi questo abbraccia molto meglio, la mia mano non è piccola sicuramente, ma questo l'abbraccia molto meglio e quindi sforzo anche meno il polso. Quindi ti dicevo, questo qui funziona ancora, quindi per queste due motivazioni ho cambiato, ma ci ho messo 7 anni. Ora, avrei potuto inseguire il nuovo mouse, il nuovo modello ogni volta che usciva. Avrei potuto comprare nuova tastiera ogni volta che ne usciva una, perché c'è una tastiera della Logitech che è meravigliosa. Ripeto, non è un video sponsorizzato, anche se il signor Logitech mi ascolta e mi vuole contattare, io sono felice. A parte gli scherzi, il discorso è questo. C'è bisogno di comprare l'ultimo modello sempre e comunque? La risposta è no, perché questo mouse funziona ancora, infatti lo terrò di là in casa, quindi non in studio, quando diciamo ho necessità di lavorare anche di là, insomma quando chiudo tutto lo studio e scoccio di riaccendere tutto, di rimettere il setup in piedi, sono di là col portatile e ho questo mouse con me di là. Questo qui invece è il mouse con cui lavoro. Quindi la riflessione è questo, spesso, soprattutto qui su YouTube, e anch'io in parte concorro a questo, anche se spesso tendo a dire che la scelta migliore non è mai quella super costosa. Ricordi, no? Faccio un piccolo focus su questo. Spesso ti dico che non c'è bisogno di spendere chissà quanto per ottenere un suono decente, perché le persone ci ascoltano con gli auricolari molto spesso. Ok, ci ascoltano con gli altoparlanti del nostro smartphone o con quelli del portatile. Quindi non c'è bisogno di avere questa qualità pazzesca perché le persone non se ne accorgono. Infatti questo l'ho comprato non perché tu vedessi, o perché io sperassi che tu vedessi una qualità migliore nei video, ma per essere più veloce io e per sentire un po' meno dolore, un po' meno fastidio dopo tante ore di lavoro al polso. E quindi ti dicevo, un po' tutti quelli che fanno video alla fine si arriva sempre a recensire prodotti, no? Perché è la cosa che interessa di più alle persone. Al di là dei ragionamenti, i prodotti sono quelli che funzionano di più, perciò ci sono tantissimi tech reviewer, tantissime persone che fanno recensioni di prodotti tecnologici. E, ripeto, ci sono anch'io, nonostante all'inizio ero partito in un modo, però ho visto che i microfoni, le schede audio, tutta l'attrezzatura è quella che ottiene più risultati, più ricerche, nonostante cerco di fare anche altri video come questo, che ti parlo di questo prodotto, ma in realtà voglio condividere questa condivisione. Voglio condividere questa riflessione. Ecco, ok. La stanchezza o l'anzianità, fai tu, anche tutte e due. Dicevo quindi, spesso quando si fanno dei video si tende ovviamente a recensire l'ultimo modello di prodotto dicendo che giustamente è migliore del precedente, perché è così, se no non lo farebbero, no? L'ultimo modello ha sicuramente delle migliorie, anche piccole, ma rispetto al modello precedente. E quindi tutti a dire, guarda, questo è il modello da comprare perché questo è più figo, questo è più bello, più ergonomico, più veloce, più questo. Giusto. Ma a te serve veramente questo? Questa è la domanda, perché è vero che ogni modello è sempre migliore rispetto al precedente, a volte anche di piccolezze, ma è sempre migliore. Ma la vera domanda è, a te interessa questo? Cioè a te interessa che sia migliore? A te interessa avere sempre l'ultimo modello? E quindi andare a spendere sempre tanti soldi? Questo mouse qui, adesso non ricordo quanto è costato, ma una quarantina d'euro credo, mi è durato 7 anni. Se faccio il calcolo di quanto mi è costato e quanto mi è durato, è stato un investimento meraviglioso, ok? Questo sicuramente è costato di più, per un'ottantina d'euro, adesso non ricordo di preciso, ma questo mouse mi durerà altrettanti 7-8 anni. Speriamo che non succeda nulla.
Vabbè, c'è la garanzia, quindi ok. Quindi questo è un ottimo investimento, ma se io cambiassi questo mouse fra un anno quando esce il modello 4, perché potrebbe uscire il modello 4 da un momento all'altro, visto che questo mouse esiste già da un po', cosa fare? Cambiare questo mouse per prendere il modello 4? Oppure dire, ma chi se ne frega? Cioè, perché devo vendere questo a metà prezzo, investire altri soldi, comprare un altro mouse? Perché? Ok? Quindi quello che voglio trasmetterti è questo. Anche se vengono fuori sempre modelli nuovi, sempre nuove tecnologie, sempre cose più fighe che ovviamente ci fanno venire voglia di comprarle. Quindi mi rendo conto che resistere è veramente, veramente, veramente difficile. Ok? Io ho visto la presentazione dell'iPhone 15. Guarda, mi tengo incatenato alla sedia così pur di non comprarlo. A parte che costa un capitale, quindi per un telefono, insomma, sinceramente non è proprio... Se me lo regalano, magari... ma non penso che me lo regalino. Quindi dicevo, è difficile resistere alla tecnologia, perché il marketing legato a tutti questi oggetti meravigliosi è fatto molto molto bene, te lo fa desiderare, no? Quindi fino al giorno prima il tuo telefono funzionava bene, non ti facevi nessun problema, esce il nuovo modello, all'improvviso il tuo telefono precedente fa schifo. Non funziona bene, avrei bisogno di più spazio, sì, ma queste foto tutto sommato non è che sono chissà quanto qualitative, deve essere un po' più veloce, deve far questo, deve far quello, ma sono tutti bisogni indotti dal marketing, e io lavoro nel mondo del marketing da 15 anni, forse qualcosa in più, quindi so di cosa sto parlando. Basta, mi sono dilungato anche troppo, volevo condividere con te questo pensiero, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, al di là di questo mouse che è fichissimo, probabilmente ce l'hai già, perché è veramente un grande mouse, ora grande non solo nel formato, ma anche nelle caratteristiche, è veramente un grande mouse, ma mi interessa poco parlare del mouse, mi interessa che tu, se ti va, commenti questo video raccontandomi qual è il tuo approccio con la tecnologia, se anche lì insegui sempre l'ultimo modello perché pensi che da quello dipenda la tua produttività e la qualità dei tuoi contenuti, oppure come me compri una cosa, te la fai durare il tempo che serve e poi quando si rompe o quando veramente hai bisogno di qualcosa di nuovo passi a quello successivo. Questo non vuol dire che siamo tutti santi, nel senso che non vuol dire che siamo proprio immuni alle tentazioni, siamo esseri umani per cui perfettibili, e quindi sicuramente le tentazioni, quante sciocchezze ho comprato nonostante sono una persona molto oculata e non amo avere troppe cose. Adesso se tu potessi vedere il mio studio è pieno di scatole, di microfoni, di cose che devo testare perché me ne stanno arrivando tante, quindi ho lo studio pieno, ma questo è un altro discorso. Quindi che ne pensi? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Io ti ringrazio, mi sono dilungato tantissimo, perdonami, ti ringrazio per aver guardato questo video e attendo i tuoi commenti qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana col mouse che ritieni più utile. Ciao!